Buon Halloween a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi per lo speciale di Halloween vado a preparare una torta particolare tipica di questa festività. Vediamo insieme come si realizza passo passo la pumpkin pie, la torta fatta con la purea di zucca, ma prima vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, a lasciare un like al video e a condividerlo con tutti i vostri cari. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questa strepitosa ricetta dal sapore tipicamente anglosassone. Allora, abbiamo bisogno di 450 grammi di polpa di zucca. Io utilizzo quella mantovana perché è molto dolce, quindi per questa preparazione è particolarmente indicata. Poi abbiamo bisogno di circa 200 ml di panna fresca, 50 ml di acqua ghiacciata, mi raccomando che sia fredda, 125 grammi di burro, anche questo completamente freddo, meglio anche se ghiacciato, 170 grammi di zucchero di canna, un cucchiaio di cannella, 2 uova grandi, 250 grammi di farina 00, un chiodo di garofano tritato. Se non piace potete non metterlo, anche se la ricetta originale lo prevede. Poi abbiamo bisogno della vaniglia, questa qui è la pasta di vaniglia, agli anglosassoni piace molto queste consistenze qui, quindi un cucchiaio di vaniglia in pasta, un pizzico di sale, un cucchiaio di zenzero, un cucchiaio di noce moscata e infine un cucchiaio di latte condensato. Gli ingredienti li abbiamo visti, non ci rimane che osservare i procedimenti, ma prima la sigla. Dopo aver impostato il forno a 190 gradi ci concentriamo sulla zucca. Quello che dobbiamo fare è andare semplicemente a tagliarla a metà. Andiamo a tirare via i semi all'interno della zucca. Mi raccomando, questi qua lavateli, sciacquateli, li fate essiccare e poi utilizzateli perché sono splendidi e buonissimi. Cercate anche di eliminare questi filamenti, tirate via semi e filamenti. Posizioniamo la zucca su una placca da forno a testa in giù, in questa maniera, e li andiamo a mettere in forno per circa 45-60 minuti a 190 gradi. L'operazione successiva consiste nel triturare lo zucchero, poiché ha una grana piuttosto, diciamo un po' piuttosto grande, nel dolce potrebbe dare fastidio, soprattutto poi anche nella pasta brisée che andremo a fare, quindi preferisco triturarlo. Vado a mettere lo zucchero dentro questo contenitore e lo vado a polverizzare. Vedete come risulta? Questo qua non lo percepiremo poi all'interno del dolce. Di 170 grammi ne vado a recuperare 20 grammi, li metto da parte che mi servono per l'impasto. Ora, grazie a uno strumento tecnologico futuristico dal nome impronunciabile, il robot, vado a fare la pasta brisée. Andiamo a fare il metodo della sabbiatura. Attraverso questo strumento con le lame vado a mettere dentro i 250 grammi di farina, 20 grammi di zucchero e circa 2 grammi di sale. Vado a dare una prima mescolata con la funzione pulse e adesso vado ad aggiungere dentro il burro fatto a cubetti e completamente congelato. Vedete, dopo qualche giro questo è l'effetto che dovrete avere. Vedete com'è? Questo è proprio la sabbiatura. A questo punto a filo, mentre faccio girare, vado ad aggiungere l'acqua ghiacciata. Questo è quello che è venuto fuori. Questo impasto si può già tirare via e lo lavoriamo con le mani. Vedete come si presenta l'impasto? Allora, adesso semplicemente vado a lavorarlo leggerissimamente, proprio per poco tempo, con le mani, in modo da compattarlo. Lo inserisco dentro una pellicola e vado a dargli una forma compatta. Questo panetto così se ne va in frigo per un'ora. Allora andiamo a spolverare leggermente un piano, recuperiamo la pâte brisée, vado ad ammorbidirla leggermente picchiando un mattarello che tra l'altro ho messo in freezer per averlo sempre più freddo. Inizio a lavorarla in questo modo, su e giù col mattarello, poi la giro di un 15-20 gradi e continuo ad andare su e giù col mattarello.
Arrivati a questo punto, dopo aver spennellato con il burro la pasta brisée e fatta stare dentro il forno per una decina di minuti, la lasciamo raffreddare e andiamo poi a metterci dentro il preparato di zucca. Ora così la andiamo a infornare per una cinquantina di minuti a 175-180 gradi, forno statico, qua poi dipende molto anche dal vostro forno. Come vedete la torta si presenta completamente liscia, qui abbiamo avuto qualche riga, significa che qui avevamo un po' di bolle d'aria, comunque non incidono più di tanto. Allora andiamo adesso a fare la cosa più difficile, capovolgerla e metterla pronta per essere tagliata. Perfettamente, operazione riuscita, più difficile a dirsi che a farsi, per fortuna. Piatto sotto, quasi perfetto, è venuto via un pezzettino. Buonissimo. La vado a decorare con dei ciuffetti di panna. Questa qui è una panna che ho fatto semi montata, senza aggiunta di zuccheri, così com'è, al naturale. Ed eccola qui, la mia versione della pumpkin pie. Forchettina, prova dell'assaggio, andiamo a vedere. Procedo con la prova del taglio. Ok. Ve la faccio vedere bene, eccola qua, guardate come si presenta anche all'interno. E adesso mi sa che non ci resta che provarla ed assaggiarla, sempre che non ci caschi per terra. Prendo un pezzettone, vi faccio vedere bene, guardate qua anche come si presenta la brisée, anzi guardate, faccio una cosa di questo genere. Vi faccio vedere anche sotto, in questa maniera, come è rimasto, forse da questa parte è meglio ancora. Ci vado a recuperare anche un pochino di panna, perché questa ci vuole. Eccolo qua il mio boccone, sono pronto. A favore di camera e proviamola. Guardate ancora che bella che è, spettacolare, veramente facile da fare. Un po' di difficoltà con la brisée, ma con un po' di dimestichezza si può fare tranquillamente. Vado! Buonissima, buonissima, ne recupero subito un'altra fetta, guarda, ma è buonissima, dentro è rimasta, allora, cremosa al punto giusto, quindi quando la mangi non senti, veramente cremosa, e poi la panna ha un contrasto incredibile, si sente molto la cannella, devo dire la verità, la cannella qui fa tanto, speravo di sentire, di trovare anche il chiodo di garofano, ne ho messo uno, ma in realtà al momento non sento il chiodo di garofano, forse adesso un pochino lo sento alla fine, però io intanto me la mangio, poi si vedrà. La pasta brisée è perfetta, perfetta. Spero come sempre che questa ricetta vi sia davvero piaciuta e vi dia uno spunto per questa notte di Halloween, mi raccomando. Provatela, fatela ai vostri cari, ai vostri bimbi, giocateci un po' anche con il rapporto con la brisée, ma devo dire che è un dolce eccezionale. Questa qua diventerà un mio must, lo farò più spesso. È stato fondamentale secondo me anche trovare quel tipo di zucca e cuocerlo in quella maniera, perché il fatto di non aver rilasciato anzi di aver rilasciato pochissima acqua, se non quasi zero, perché è rimasta veramente cremosa, ha fatto sì che sia venuto questo effetto strepitoso. Come sempre io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una felice notte di Halloween. Ciao a tutti dal Crapa Pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, se continuo a mangiare così mi festeggiano altro che la notte di Halloween, il 2 novembre.